Ciao! Se già hai visto il nostro tutorial su come preparare la tintura di glicine, sai che il procedimento è semplice, però nasconde dei segreti preziosissimi. In questo video andiamo ad analizzare i fiori nella loro chimica e per capire bene il loro potenziale fitocosmetico e anche i loro rischi, faremo un paragone un po' audace. Li paragoneremo all'ippocastano. Tutto ha inizio dalla visterina, che è il suo principio attivo. Spesso nei vecchi testi viene identificata come resina, ma chimicamente è un glicoside saponinico. È un metabolita secondario che la pianta produce per difendere la sua fioritura da insetti, funghi, muffe e quindi assicurarsi la fruttificazione e il mantenimento della specie. Ma torniamo alla visterina. Abbiamo detto che è un glicoside saponinico. E che significa? Immaginala come un martello. Il manico è lo zucchero e la testa invece è la sostanza attiva, l'allicone. E perché saponinico? Perché mentre la parte zuccherina è idrosolubile, l'allicone è liposolubile. È una molecola che si comporta come un tensioattivo e quindi come un sapone. In questo modo agisce bucando le membrane dei funghi e degli insetti proprio per difendersi e fisicamente però si presenta proprio come una resina. È appiccicosa, densa e scura ed è lei il principale potenziale antagonista del nostro preparato fitocosmetico, perché è lei, come vedremo, che rompe la porta della nostra pelle così come farebbe proprio un martello. Ma perché andiamo a fare il paragone con l'ippocastano? Perché entrambe le piante producono lo stesso sistema di difesa, cioè le saponine triterpeniche. L'ippocastano produce l'escina, che è una molecola celebre in farmacia per la sua capacità di aumentare la resistenza dei capillari e ridurre gli edemi. Il glicine invece va a produrre la visterina. Ecco il punto. Sono delle molecole anfifiche, cioè amano entrambe sia l'acqua che i grassi. Proprio questa loro natura permette di interagire con i lipidi della nostra pelle. L'escina è precisa. A bassi dosaggi agisce selettivamente sui vasi sanguigni, andando a tonificarli. La visterina invece è più grezza e meno selettiva e se incontra una barriera cutanea un pochino più debole può essere veramente aggressiva, facendo questi buchi dove trova un varco. Se già segui le nostre ricette, sai che spesso usiamo la tintura di ippocastano nelle creme viso o nei prodotti per la pelle per stimolare il microcircolo. Se la tua pelle ha già imparato a conoscere l'escina, senza quindi arrossarsi, e allora è molto probabile che sia pronta anche per la visterina. L'escina però è stata rigirata come un pedalino da decenni di studi per la sua applicazione sia interna che esterna. La visterina invece è ancora una molecola, chiamiamola misteriosa, soprattutto per il suo uso topico. Ha un potenziale astringente e tonificante incredibile, ma oggi è ancora troppo poco studiata. È proprio come l'ippocastano, se non viene bilanciata correttamente o se lasciamo troppi calici verdi nell'estratto, da alleata può diventare una fonte di irritazione. Ma non c'è solo la visterina nel pacchetto difesa del glicine, ci sono anche altre sostanze presenti nelle parti verdi. E quali sono? Sono le lectine, che sono delle proteine che amano gli zuccheri della nostra pelle. Sulla pelle sana praticamente non fanno niente, ma sono dei potenziali allergeni per soggetti predisposti. Poi abbiamo tanti tannini, che sono soprattutto presenti nel gambo e nei calici. Sono loro che hanno delle proprietà astringenti, che tendono a seccare la pelle e che sono tanto utili per chi ha la pelle grassa e acneica. E infine abbiamo le resine vere e proprie. Queste sono delle sostanze grasse e idrorepellenti che la pianta produce per sigillare le ferite e proteggere i boccioli ancora chiusi. Sono proprio loro che rendono i calici così tenaci e a volte appiccicosi al tatto. Se ne estraiamo troppe, la nostra tintura diventa pesante, potenzialmente occlusiva. Tutte queste sostanze sono essenzialmente racchiuse nelle parti verdi del glicine. Ecco perché risultano essere altamente tossiche ed è bene eliminarle anche da preparati fitocosmetici. Ma allora, quindi, dopo tutti questi avvertimenti, perché io mi ostino a fare questa tintura e a presentarvela? Perché una volta rimossi i cosiddetti bulli, come per esempio appunto il calice e i peduncoli, quello che resta nei petali è un tesoro fitocosmetico preziosissimo. In primo luogo abbiamo i flavonoidi. Questi sono dei potentissimi antiossidanti, aiutano a contrastare i radicali liberi e lo stress ossidativo, agendo quindi come un vero e proprio scudo anti-age naturale. Poi ci sono i glicosidi flavonici, quelli però buoni,
a differenza della visterina, questi non bucano la pelle, anzi vanno a lenirla, aiutandola a mantenere idratata. E infine non dimentichiamo la componente aromatica, gli oli essenziali. Questi non servono solo a profumare le nostre creme, hanno proprietà rilassanti e antisettiche e in molti studi di aromaterapia sono associati a un effetto distensivo sui tratti del viso. Quindi quando tieni i petali stai concentrando proprio questo: protezione antiossidante, idratazione e benessere sensoriale. Ciao, alla prossima!